acquired this knowledge? By, say, by his own practice. Quali esperienze infantili hanno influenzato i suoi interessi musicali? Bella domanda. È facile rispondere lasciandosi trasportare sulla carne viva dei ricordi. Immediata la risposta. Mi rivedo da bambino, il piano giocattolo azzurro o la fisarmonica rossa e i tasti bianchi color madreperla. Mi rivedo in cucina, seduto intorno al tavolo, a estrarre da sotto il tagliere su cui mia madre era solita fare la pasta o le torte. Su quella immaginaria tastiera di legno, come un Pinocchio, improvvisavo canzoni inesistenti e il mio concerto, facendo scorrere le dita orizzontalmente mentre mi accompagnavo col canto. Da bambino cantavo in chiesa e in un coro parrocchiale. Rivedo a 9 anni quella bambina che come una fata suonava il Carnevale di Venezia su un pianoforte vero. A questo punto pestai i piedi e mio padre mi trovò un giovane maestro. Le lezioni di solfeggio si prolungarono oltre il dovuto perché io il pianoforte non l'avevo. Finché mio padre, che da giovane contadino aveva studiato il violino e quindi sapeva cosa vuol dire amare la musica, ne comprò uno dal fornaio del paese, pieno di farina. Più difficile abbandonare i ricordi e parlare delle motivazioni. Forse vi deluderò, ma non saprei dire francamente da dove nasce una passione. Non si sa da dove nascono le ossessioni, ma non si sa nemmeno quali sentieri percorrono il nostro cervello e il nostro cuore nel lasciarsi prendere dalle emozioni del suono. Ma forse è bello così, non sapere troppo. Non tutto deve sempre essere spiegato. Così è anche nel mistero della vita. Ricordo con nostalgia i suoni della fisarmonica di una domenica pomeriggio in una strada deserta della periferia di San Pietroburgo e il trillo di un coro di balalaica in una trattoria. Un esempio assurdo di musica concreta che ricordo è la suoneria del telefono di San Pietroburgo. A quel tempo il telefono suonava ben più forte di adesso. In effetti aveva lo stesso identico suono delle prime battute del secondo atto di Il Rossignol. A proposito, la prima telefonata che feci fu a Rimsky-Korsakov. Gli Stravinsky e i Rimsky-Korsakov furono tra i primi a San Pietroburgo ad avere questo fastidioso apparecchio.